No, beh, ma pensavo che il 2020 sarebbe stato l'anno della rinascita, di nuove avventure. Invece, no, 2020 si è iniziato un po' di merda. I want to apologize to my international audience. This video must be done in Italian. I'm sure you understand. I'll do my best to actually put English subtitles so you can use the closed captions to follow along. Ma allora, di solito nei miei video faccio un po' di script, no? C'è un copione più o meno, un'idea e voglio di solito farvi ridere. In questo momento un po' particolare. Invece ho voglia di fare una chiacchierata con voi, la faccio in italiano perché così viene dal cuore. È un periodo strano, è un periodo di grandi cambiamenti. Era un po' di giorni che volevo fare questo video per incoraggiarvi, voi che siete in Italia e state affrontando questa situazione. Invece in questo momento mi trovo a fare questo video più che altro per incoraggiare me stesso, lo dico con un po' di sano egoismo. Poi so che da un po' che non vedete Alanino sugli schermi, per cui lui ora è un po' ammalato, ha un raffreddore che non è il coronavirus, però voleva farvi un salutino. Alan! È timido. Ciao Italia, un abbraccione a te, a voi, cazzo. That is definitely going to stay. Un abbraccione a voi, vi penso. No, ok. Ciao Italia, un abbraccione a voi, vi penso e siate forti. Ti amo. No, ti amo. Ti. Che carino. All of you. Stay strong. Much love. Adesso sto italiano non lo impara, però dai, è bravo. Gli diamo qualche punto di credito. Bravo! Come si dice, se Marco non va alla quarantena, la quarantena deve arrivare a Marco. Anche l'intera baia di San Francisco è in lockdown. Siamo diventati una zona rossa, la prima negli Stati Uniti. E esattamente come in Italia, siamo in casa, non possiamo uscire. E per me questi sono i primi giorni e sebbene abbia seguito le vicende italiane da una settimana e più ormai, quando succede a te è diverso, cioè nel senso non puoi veramente capire fino a quando non ti trovi tu chiuso in casa. E ci sono posti peggiori in cui essere rinchiusi, per cui vabbè, guardiamo al lato positivo. Negli scorsi giorni, se mi seguite su Instagram, e se non lo fate seguitemi, ho condiviso i bellissimi video sui balconi italiani e diverse storie cercando appunto di sdrammatizzare. In questo momento invece forse sono più io che ho bisogno di essere rincuorato. Sono molto lontano da casa, ci sono state tante cancellazioni, sono successe cose negli ultimi giorni che hanno avuto un impatto sulla mia vita, sulla vita vostra, di tutti noi. È difficile non prenderla sul personale. Io come sono fatto io, tutto quello che succede, non so, sembra che debba essere parte di un piano cosmico, per cui mi sto chiedendo negli ultimi giorni che cosa ho sbagliato, perché mi sto meritando questo, perché tutte queste cose che stanno succedendo a me sono così negative, mentre la verità è che dobbiamo renderci conto che invece questo sta coinvolgendo milioni di persone nel mondo e quindi anch'io cerco di non prenderla sul personale. I miei genitori dovevano venirmi a trovare per Pasqua tra poche settimane. C'è un viaggio iniziato male, ovviamente avevamo comprato i biglietti con Air Italy poi è fallita, ha dovuto chiedere rimborsi, poi avevo comprato dei voli nuovi. Nel frattempo ovviamente l'Italia è entrata in quarantena, poi il President Trump ha chiuso il traffico aereo proveniente dall'Europa, ora l'Europa ha chiuso il traffico aereo in uscita e in entrata, quindi insomma era un viaggio che non c'era da fare. Mamma, papà, se non volevate venire a trovarmi bastava dirlo subito, non serviva scatenare una pandemia mondiale, insomma. Se fa per scherzare. Sì, è un periodo strano, un periodo di grandi cambiamenti, la mia vita è sempre in continuo movimento, mi sento molto instabile in questo momento. Il primo istinto è sempre quello di prendere un volo domani e tornare a casa. Vabbè, non posso farlo, sarebbe pure controproducente. Però ecco, in questi momenti la distanza si sente tanto, per cui ancora grazie. Negli scorsi giorni vi ho chiesto un messaggio di incoraggiamento su Instagram e sono andato a letto completamente desolato e mi sono svegliato la mattina letteralmente ricoperto di bellissimi messaggi di incoraggiamento da parte di tutti voi. Vi ringrazio un sacco perché posso sembrare il comico di turno, quello sempre positivo, quello sempre pieno di energia, ma la realtà dei fatti è un po' diversa, cioè alla fine sono anche umano e anch'io ho tante cose per la testa. Inizio anch'io ad essere un po' ansioso, inizio anch'io ad essere un po' preoccupato per quello che sta succedendo. Sono anche preoccupato per questi capelli, perché voglio dire, questi capelli hanno bisogno di un parrucchiere, 3 settimane ora e cioè come facciamo? Devo imparare io
io a rasarmeli da solo. Poi niente, insomma, avevo appena iniziato ad andare in palestra, stavo un po' rimettendomi in forma e niente, dovremmo tornare con il bagagliaio dell'amore, no? Con il ciambellone e vabbè, pazienza raga, tanto mi amate lo stesso, spero, no? Niente, negli scorsi giorni mi sono molto emozionato a guardarvi da qua, da lontano, dal di fuori. Sono molto orgoglioso di tutti voi in Italia, avete reagito in maniera assolutamente italiana, cioè all'inizio è stato un caos totale, non si capiva niente, ma è normale, cioè la politica ha bisogno di un attimo di tempo per capire come comportarsi in questi momenti mai successi prima. La reazione degli italiani però è stata fantastica, è stato bellissimo vedere queste storie delle canzoni e dei canti sui balconi, letteralmente viaggiare per il mondo, cioè sul New York Times, vedere le storie di questi italiani resilienti sui loro balconi, infermabili, cioè nel senso, non lo so, nel senso mi sono sentito veramente molto vicino a voi, sono molto emozionato e sono veramente tanto orgoglioso di voi, come state affrontando questa situazione. Non è facile. Piacerebbe anche a me avere un balcone per potermi affacciare e cantare una canzone qui per i miei vicini di casa, che sicuramente sarebbero super contenti di questa cosa. Oh sole mio, s'affronta a te, oh sole mio, s'affronta a te, s'affronta a te. Purtroppo non ho balconi, qua non esistono balconi, quindi siamo proprio chiusi in casa, abbiamo queste finestre che ci mantengono dentro. Mi mancano molti balconi italiani, ecco, è un'altra di quelle cose che mancano tanto. Quello che ho notato è che chissà che questa pandemia, questo virus malefico, invece, non lo so, non ci porti ad essere più vicini. Ho sentito persone negli ultimi giorni che non sentivo da tanto tempo. È bello ricevere tutto questo supporto e donare tutto questo supporto agli altri, per cui chissà che questo virus in realtà non sia un bottone con scritto reset, un bottone per riazzerare il nostro modo di essere umani, di socializzare di più, prenderci una pausa. Ovviamente è facile dire così quando sei giovane, tante persone sono anche morte, stanno morendo e sono malate, per cui ovviamente non possiamo trattarla con questa leggerezza. È un virus che uccide, che ci fa ammalare, per cui un grande pensiero e un grande abbraccio di supporto e un grande grazie a tutto il personale medico, e non solo medico ma anche infermieri, anche tutti quelli che lavorano nei pronti soccorsi, nella protezione civile, tutti i volontari. Se mi seguite su Instagram avete visto che vi ho chiesto di fare una donazione per supportare gli ospedali del mio paese, dove la mia famiglia vive sul lago di Garda. Quindi aggiungo i link qua sotto. Ovviamente non c'è solo un ospedale da sostenere, ce ne sono tanti, quindi aggiungerò tutti i link di tutte le possibili donazioni che ritrovo online, quindi li trovate nella descrizione qua sotto se volete andare a fare una donazione. Ovviamente questi supportano il nostro sistema sanitario e le persone che ci lavorano e che salvano vite ogni giorno, quindi di nuovo grazie. Le storie che vengono fuori in questi giorni sono veramente strazianti, ma mi fanno anche ricordare di quanto grande è il nostro cuore nazionale e di quanto ci prendiamo cura del nostro popolo, e anche di quanto lo Stato italiano si prende cura di noi. Io lo vedo come italiano all'estero, le ambasciate si sono assolutamente mobilitate in qualsiasi modo per poter fare rientrare italiani che sono rimasti bloccati all'estero durante i loro viaggi, e non ho visto nessun altro stato al momento fare questo. Vabbè, questo sono io che sto parlando a voi. Mi piacerebbe che ci fosse comunque un canale bidirezionale per comunicare, per parlarci. Chissà, magari se vi va potremo farci, non so, un live stream magari. Continuiamo a supportarci, continuiamo a condividere storie, continuiamo a cantare, continuiamo a uscire sui balconi. Credo che alla fine usciremo da questa crisi in maniera più unita. Tante cose che prima davamo per scontate non lo saranno più, e alla fine di questa crisi ne usciremo vincenti, ne sono sicuro. Ce la faremo, andrà tutto bene. E per tutti noi italiani all'estero, non appena tutto ciò sarà finito, io mi prendo minimo 2 settimane di ferie e torno direttamente in Italia e spenderò il mondo in hotel, ristoranti, souvenir, negozi. Farò proprio il turista, quello romano, cioè per veramente supportare la nostra economia. Come ambasciatore dell'Italia nel mondo cercherò di portare
il maggior numero possibile di gente in Italia, perché è un paese bellissimo, un paese che amo, un paese che mi manca tanto e mi mancate tutti anche voi. Continuiamo a sentirci, continuiamo a parlare, scrivetemi qui, scrivetemi su Instagram, siamo tutti insieme sulla stessa barca, supportiamoci a vicenda e continuiamo a tenere la testa alta. Vi abbraccio tutti e tutte fortissimo, andrà tutto bene. Un grande bacio e un abbraccio. Ciao.